Iniziamo con il video. Questo era il nostro schizzo sulla carta, quella appunto da schizzo. Ho riportato lo schizzo sul foglio, ma proprio minimo. Ho un pochino schizzato le barche nella loro prospettiva, così. Ho schizzato l'edificio, il ponte e 3 alberi. Quindi, come mi avete chiesto, adesso facciamo la fusione, e questo per te, per te che vuoi vedere i colori, perché adesso ci riesco. Ok, solo la fusione vuol dire che teniamo il nostro fuoco qui, che dunque vuol dire che qua avremo tanto colore e tanto movimento. Quindi oggi faccio questo video, dopodiché ve lo pubblico già stasera, solo la fusione, come mi avete chiesto, però poi domani metto insieme sia fusione che le finiture. Così intanto se stasera o domani mattina volete già fare la fusione, ce l'avete. Cos'è che ho preparato? Gli stessi colori di stamattina. Ho fatto quel bosco magnifico, solo la fusione, ho ancora i colori qua. Ho anche un po' di verde, ma sono sempre indecisa, però qua c'è anche il viola. Il verde magari lo prendo per fare una fusione qua sopra negli alberi. Nelle barche è importante di lasciare dei vuoti funzionali. Li lascerò nelle punte, un pochino qui nei lati delle barche e anche un pochino nel dentro, che è questo, ma non tutto, quindi non è taglia e incolla o colla in taglia, come si dice. Quello no, però integrato. Adesso lo vediamo. Prendo colui, questo lo togliamo perché mi dà fastidio lì davanti, perché dà fastidio, perché devo ovviamente girare il foglio. Quindi inizio praticamente da qua. I colori adesso li vedi, però dopo man mano che faccio il video posso anche fare zoom eccetera, così li vedi meglio. Qua vedi che sto prendendo il blu. Perché prendo il blu? Tu cosa dici? Perché prendo il blu? Perché mi piace, quindi prendi il colore che ti piace. Il pennello è pienissimo ed è già successo questo, perfetto. Quindi come vedi ce n'è di acqua, ce n'è di pigmento. Qualche buco, lascialo pure. Però tutto quello che è intorno, qua intorno alla goccia, è tutto fluido. Tutto il colore è dentro il pennello. Pennello grande. E siamo in quell'albero lì lontano, che poi sono pini marittimi tipici del lago di Garda. Vuoti funzionali, senza mascherina. E adesso devo andare da questo a questo albero e quindi mi rigiro il foglio. Lascio anche qui dei rami già in negativo, piccolini.
e vado a congiungere le gocce. Adesso andiamo all'esterno dell'edificio. Sì. Essendo un edificio vecchio, posso fare un po' questo gioco qui irregolare delle tegole sul tetto. Quindi non è una cosa fatta con il righello. Ok, questa era già la parte più difficile. Ragazzi, questa è la parte più difficile. E rido. Yes, perché adesso ho di nuovo la goccia. Tic. Vado ancora a tenere i negativi. E congiungo. Congiungo. Questo qui c'è. Lì c'è il ponte. Quindi lascio un po' di vuoto funzionale. Con questo nuovo set che ho messo ieri in funzione, qui funziona tutto davvero molto molto meglio, perché te lo dico e adesso prima di dirtelo però prendo il coraggio, è verde. Perché prendo il coraggio? Perché da solo non mi piace, quindi ho preso il verde, il blu è ancora umido, vado dentro il blu con il verde, quindi si mescola in modo naturale. Non voglio una cosa blu separata. Sei d'accordo? Sì, sono d'accordo. Allora, oggi ho scoperto che tutti i video per gli abbonati, quindi per te che stai guardando, li posso tenere e li voglio tenere liberi dalla pubblicità. Gran bella cosa, perché la pubblicità snerva. Snerva me, poi penso che snerva un po' tutti. Quindi i tuoi video, carissimo, te li tengo puliti perché posso scegliere. Quindi tu che già hai l'abbonamento ti lascio libero da pubblicità. Adesso questo blu, vedi che è un po' incastrato, lo prendo qui dove è umido, lo faccio andare nel verde, vedi? Tic! Va nel verde, qui c'è il ponte. Lasciamo i vuoti funzionali. Quindi il lavoro più significativo l'abbiamo già fatto qua. Qui entro nell'acqua, prendo praticamente il colore che ho già qua, mi fluisce, quindi per quello avremo questa bellissima, guarda qua che roba, ti faccio vedere da vicino. Se faccio vedere da vicino devo togliere il pennello. Guarda, questo per me è la fusione. Mi fa impazzire, sì. Torniamo ragionevoli, quindi questa bella unione la raggiungiamo, ragazzi, solo se usi l'acqua e il colore qua scende. E poi oltre a quello non dobbiamo avere paura, ok? Paura di questo no, e invece ce l'abbiamo. E io dico, e tanti altri dicono, di questo no. Possiamo avere paura di tante altre cose, ma non di un po' di acqua.
non di un po' di acqua e un po' di colore. Questa è già la fusione, questo è già il suo cuore. Qui c'è l'ombra, prendo il pennello di cui non so il nome, quindi obliquo, o quello che hai, e metto qua l'ombra. E anche quest'ombra la faccio fluire nell'acqua, quindi è tutto fluido, non vado a manipolare. Qui ho la goccia, qui ho la goccia. Adesso qua sotto devo essere un po' veloce, perché se no si asciuga. Penso che con questo microfono si sente anche come respiro. Vi va bene se si sente? Posso fare come Darth Vader. Ups. Qua rompo le barche, ma non tutte, non tutto. Qua vedi quanta acqua c'è, qua vedi quanta acqua c'è. Adesso posso prendere lo spruzzino, senza rompere la forma vado a spruzzare all'esterno. E qua si raccoglie la goccia. Vedi come rimane tutto pulito? Rimane pulito, ops, perché non vado a manipolarlo. Tavolo va pulito, goccia va asciugata. Sono qui, quindi non sono andata a manipolare in mezzo, né dentro qui e né dentro qui. Perché più ci andiamo con il colore, o anche solo con l'acqua, è ovvio che si sporca, è più che ovvio, quindi impariamo a lasciare stare le cose, tanto non succede niente. Qui sto collegando queste gocce. Qua sopra c'è il ponte, quindi dobbiamo fare tante cose in un unico momento. Qui c'è il ponte, prendo il retro del pennello, metto un po' nell'acqua, faccio delle linee anche se non sono del tutto regolari, non importa, devo cercare una zona dove posso appoggiare la mano. Ecco qua, ponte, tic. Guarda che bello. Ovviamente questo adesso è un buco bianco, non va bene. Vero che non va bene? Nein. Quindi vi faccio vedere acqua, pulisco il pennello, lo asciugo e adesso ho visto che qui so già che è ancora umido, entro nell'umido e vado a trascinarmi il colore dentro la prospettiva. Se vedo che ce n'è poco, diluisco qui sul tavolo e ne metto ancora un po'. Vedi com'è tutto pulito? Questo è il segreto. Il segreto è, anche se è ridicolo, ma il segreto è lascialo stare. E questo poi anche nella vita, capito? Linee di prospettiva dentro la casa, quindi solo con il colore umido lo tiro e ho questa situation. Tavolo va asciugato. Ve lo dico perché spesso vedo che non si asciugano i tavoli. Ok, mettiamo un po' di retro nelle barche, quindi qua dietro, un po' di colore.
Io lo faccio sempre tirando il colore verso di me, perché è più facile, secondo me. Mi piace molto questo nuovo metodo di interagire con voi, è più diretto. Ho un bel mezzo per comunicare e anche voi lo avete. Ok. Anche tu ce l'hai questo mezzo per comunicare? Qua ci sono le finestre. Se adesso voglio appoggiare il dito, no, praticamente lo devo mettere qua in mezzo, dove, nel tronco. Se no vado a sporcare. E qua metto le finestre un po' nell'asciutto, un po' nell'umido. Penso che qui farò, anche se sulla foto non c'è, ma farò un angolo della casa. Nel senso, fai pure le cose che ti senti, perché se ci sta a livello di composizione si può fare, non è mica vietato. Quello che mi importa tantissimo è che l'applicazione, questa prima applicazione, sia bella pulita. Vedi com'è pulita? È pulita, ma di brutto. Di brutto nel senso che è pulita, anche col verde addirittura. Ok, guardo. Sì, qua è ancora umido. Però se adesso vado col pennello è un po' un rischio. È un rischio perché volevo fare l'ombra, ma la facciamo poi su asciutto. Questa carta, ragazzi, è la 640, è una cosa fuori dal comune, è bellissima. Io ormai uso solo questa, perché la Fabriano mi ha scocciata. Si vede bene? Sì. Mi sentite bene? Sì, ma dopo controllo. Vado a sporcare un po' la casa, perché è troppo bianca. Qua c'è la porta. Ce n'è una, ce ne può essere un'altra. Le barche sono un po' tanto pulite adesso, quindi il pennello l'ho appena asciugato e rompo appena appena qua sotto il bordo. Poi per la definizione si fa su asciutto. Ecco, questa è già la fusione, è già la fusione. Adesso vi porto un po' più vicino e facciamo qui un po' di depigmentazione. Portiamo vicino. Sì, così. Qua adesso è semi umido, togliamo quei rami che possiamo togliere. E lo vedi che lo posso fare adesso. Se lo facevo 10 minuti fa, col cavolo che lo faceva. Quindi questi elementi solo su semi asciutto o semi umido, diciamo. Semi umido. Poi non sorprenderti se mi vedi che dipingo sempre con questa maglietta. È praticamente la mia maglietta per la pittura, perché
dipingendo ci sporchiamo e quindi non metto mai la maglietta di seta o qualcos'altro, no? No. Ah, qui ho dimenticato il corrimano, però era proprio in tempo, just in time. In tanti parlano inglese nei video. Potrei farlo, però mi chiedo perché, se posso parlare italiano. Ok, questo gioco qua della depigmentazione, rompiamo il tronco, questo lo fa EQB, adesso qui purtroppo si è fatto questo ramo un po' grosso, ok, lo posso accettare così. Qua, lo vedo solo adesso, ha fatto tutte quelle macchie. Quindi pennello grande, qua queste macchie le vedi? Le avrei già viste prima di me perché io ero concentrata lì, dunque adesso pennello umido, qui è ancora bagnato, quindi vado un po' a smorzare, perfetto. Questa è la fusione, cosa manca? Lui manca, quindi su questo elemento adesso prendo lo spruzzino, do un po' di ambient, qua mi crea queste macchioline e domani facciamo le finiture. Quindi quando è così, ragazzi, adesso questo deve assolutamente riposare a tutto quello di cui abbiamo bisogno. Ci sono le barche, ci sono gli alberi, c'è la casa, c'è il ponte, c'è l'acqua, c'è la fusione con due colori. Quello che ci rovina, parlo per te, parlo per me, che vorremmo andare avanti, invece nein, devo smettere in un certo punto e proprio lo devo lasciare così. So che vorrei dire, ma lì è così, lì è così, questo non si vede, qui non si vede, quello non si è fuso, eccetera. Lascia stare, ok? Per cui lasciamo stare, io adesso ti monto tutto il video, questa è la fusione, ti monto il video, se vuoi mi mandi i tuoi risultati su Messenger o sul gruppo Facebook e domani facciamo le finiture. È passata una notte, ragazzi, quindi il giorno dopo vedi il tuo dipinto con altri occhi, perché vedi pregi e vedi difetti. Questo è un vantaggio. Il secondo vantaggio, che tu sai, perché ce lo siamo detto tante volte, il secondo vantaggio, che poi è quello primario, è che il foglio sia asciutto. Se il foglio è asciutto, puoi fare tutte le velature che vuoi. Su un foglio bagnato non puoi fare le velature. Io ti lascio alle mie finiture, ti metto un po' di musica così ti rilassi, puoi guardare con calma le finiture che faccio perché il video poi totale è un po' lunghino, ho messo tutto insieme. Per te che sei abbonato al canale, quali sono i tuoi vantaggi? Li ho già spiegati, però man mano che faccio i video li sto scoprendo anch'io. Il tuo primo vantaggio è che faccio almeno 2 video lezioni al mese. Se riesco ne faccio anche di più, però 2 è garantito. Il secondo vantaggio è che tengo questi video liberi dalla pubblicità, nel senso che io posso attivare o disattivare la pubblicità e per i video degli abbonati disattivo la pubblicità, perché così guardi il video in santa pace, senza le rotture ogni 10 minuti di pubblicità. Penso che questa è una bella cosa e ti auguro tantissimo, tanto divertimento perché il soggetto è molto bello e ci vedremo poi o su Messenger se mi vuoi mandare il tuo
acquarello o me li vado a pescare da qualche parte. Buon divertimento!